Cos'è la pazzia? Me lo sono sempre chiesto. Forse quella parte della mente umana incatenata all'inconscio pronta a liberarsi. La società considera i pazzi diversi, coloro che non rispettano le regole e vanno contro ogni ordine morale. Eppure chi è pazzo non potrebbe avere accesso a delle verità sconosciute. Forse in fondo la pazzia è la forma più pura di normalità. Il mio amico Giorgio Silva aveva sempre cercato verità nascoste nelle cose visibili del mondo. A causa delle sue eccentriche teorie e per i suoi particolari studi astronomici si era guadagnato l'appellativo di pazzo. Tuttavia manteneva il posto all'osservatorio grazie alla sua grande conoscenza della geografia celeste ed anche perché i suoi familiari erano da sempre tra i maggiori finanziatori dell'osservatorio astronomico di Arkham. Ci conoscevamo dai tempi dell'università. Era un uomo gentile, ma estremamente riservato. Non amava stare con la gente, ed io ero uno dei pochi eletti con i quali si apriva, al punto che mi parlava delle sue strambe teorie astronomiche. Io credo che oltre a sua moglie Elena, ero l'unica persona per cui provava un po' di affetto. Elena, se pensa a quello che è accaduto. La incontrammo ai tempi dell'università. Lavorava in una sartoria. Ce ne innamorammo subito. Passavamo intere serate tra una tazza di tè e 4 risate. Ma Elena scelse Giorgio, anche se sono convinto che il suo fu un matrimonio di interesse più che d'amore. Io l'ho amata in segreto e penso che per lei sia stato lo stesso. Che cos'è la pazzia, quindi? Dopo quello che accadde, posso affermare che la pazzia è un mostro che dorme nel profondo di un'altra dimensione. E questa è la verità. È qualcosa che può essere evocato tra formule matematiche e coordinate astronomiche, argomenti che Giorgio studiò in quel maledetto libro che trovò giù al faro.
Nei giorni seguenti Giorgio iniziò a cambiare. Era sempre più assente, più fuori da questo mondo e più dentro ad un altro. Fu l'inizio della sua discesa nell'abisso, verso quella follia in cui lo condusse il libro. Ma il peggio doveva ancora venire. Una notte Elena mi chiamò spiegandomi che Giorgio non era più in sé. Era in preda ad inspiegabili scatti d'ira. Temeva che le potesse fare del male. Io cercai di arrivare in tempo, ma fu troppo tardi. Quando arrivai a casa di Giorgio, egli mi rispose con una voce riconoscibile. Elena! Elena! Giorgio! Aprite! Aprite! Amico mio, aiutami, ti prego. È qualcosa dentro di me. È orribile. Oh, Elena. Elena. Che ho fatto? Che ho fatto? Aiutami, ti prego. Non denunciai Giorgio alla polizia, ma l'aiutai a seppellire il corpo della povera Elena. Non lo feci solo per la nostra profonda amicizia, ma perché nei suoi occhi vidi la vittima di eventi innominabili, capaci di cancellare ogni briciolo di umanità.
Dopo quella visione rinvenni in casa mia. Non so come ci arrivai. Dovrei scappare, chiedere aiuto. Ma a cosa servirebbe? Nulla ha più senso dopo aver visto quella cosa. Shogot, così la chiamava il mio amico. E mi parlava di un portale aperto su un'altra dimensione, di qualcosa di innominabile destinato a strisciarci fuori. E adesso quel suono come qualcosa di viscido che si fa sempre più vicino. Non so che ne sarà di me. Che Dio abbia pietà della mia anima.